Ma io partirei col dire che dire autistico non dice nulla della persona, in realtà. La parola autismo indica l'appartenenza a uno stile di funzionamento generico, alla fine, e indica l'appartenenza ad uno spettro di possibilità. Lo spettro autistico è formato da un insieme di tanti ambiti espressivi, tra cui l'ambito verbale, la dimensione cognitiva, la dimensione attentiva e via dicendo, che nelle persone autistiche si possono esprimere a livelli molto diversi, con intensità molto variabili. Si può andare anche da una polarità all'altra di queste dimensioni e soprattutto si esprime attraverso combinazioni infinite di queste dimensioni e dei loro livelli di espressione. Per cui possiamo trovare un ragazzo autistico non verbale con un QI altissimo, possiamo trovare un ragazzo autistico verbale con un QI basso, possiamo trovare un autistico con una fortissima spinta sociale e un sistema di pensiero molto rigido e via dicendo. Cioè, all'interno di questo popolo noi possiamo incontrare qualunque combinazione di qualunque espressione di tutti questi ambiti. Di conseguenza dovremmo parlare di un autismo per ogni autistico e quindi perderebbe di senso. In questo senso perde un po' di senso parlare di autismi, e quello che all'interno di un ambulatorio medico assume un senso perché aiuta a circoscrivere dei fenomeni, in realtà fuori dall'ambulatorio medico finisce per essere piuttosto divisivo anche a livello sociale, anche perché comunque tende a dividere appunto le persone tramite quelli che inevitabilmente diventano giudizi di valore. Quindi si va dal più intelligente al meno intelligente, si va dal più capace al meno capace, si va dal più adattato al meno adattato, e alla fine il tutto si rifà ad un'interpretazione estremamente abilista. Perché parliamo appunto di persone. Visto che al mondo non ci sono due persone uguali, non ci sono neanche due autistici uguali. La parola funzionamento non mi piace tantissimo, spero che prima o poi riusciremo a superarla, perché non siamo macchine, ma siamo appunto persone. Lo spettro autistico non è una linea che va dal poco autistico al tanto autistico, ma vorrei prendere a prestito un'immagine da un meme che ho visto circolare nelle settimane passate, in cui si paragona lo spettro autistico ad un mixer audio, in cui ad ogni levetta corrisponde un aspetto dell'autismo. In ogni persona queste levette potranno avere disposizioni diverse, quindi essere o tutte sparate verso l'alto o essere sfalsate a metà, a un quarto, a tre quarti e così via. Se in più aggiungiamo esperienze di vita, ambienti, l'ambiente in cui si è cresciuti, il carattere, avremo come risultato delle persone completamente diverse, infinite combinazioni. Quindi ci possono essere delle similitudini fra persone autistiche, ma non siamo fatti tutti con lo stampino. L'autismo viene definito oggi come uno spettro. È una definizione questa dimensionale, non categoriale come prima, e definisce un continuum che va dalla cosiddetta normalità, no? Dalla neurotipicità all'autismo, senza una soluzione di continuità. In pratica, per arrivare a una diagnosi di autismo bisogna raccogliere una serie di caratteristiche, bisogna che una persona abbia una serie di caratteristiche e che queste caratteristiche si manifestino con una certa intensità nella stessa persona. La cosa interessante è che queste caratteristiche sono distribuite in tutta la popolazione, non solo in quella autistica. Questo a volte genera il malinteso per cui quando io racconto della mia ipersensibilità uditiva o di alcune mie particolarità, c'è sempre qualcuno che dice: ah sì, ma anche io ho questo, allora siamo tutti un po' autistici. Ecco, questa è una cosa che non è corretta,
proprio perché queste caratteristiche, come l'ipersensibilità agli stimoli sensoriali o determinate caratteristiche nelle modalità della socializzazione, sono presenti sicuramente in tutta la popolazione, ma per arrivare ad una diagnosi di autismo, ripeto, bisogna che queste caratteristiche siano concentrate, o che almeno alcune, un certo numero di queste caratteristiche siano concentrate in un'unica persona, e che il loro impatto sulla vita di questa persona sia tale da richiedere in qualche modo un aiuto, altrimenti non si raggiunge una diagnosi.